Modifichiamo a questo punto il nostro piccolo progettino, la nostra piccola entità, in modo tale che abbia un altro campo univoco, ok? Così almeno ci mettiamo in una situazione un po' particolare. Guardate il codice fiscale. Eccoci qua. Guardate, abbiamo due chiavi univoche. Significa che praticamente in questo caso, ok, lo studente è caratterizzato dal nome, il cognome, la matricola e il codice fiscale che sono obbligatori, ma anche univoci. E allora a questo punto cosa succede? Guardate, ci portiamo, mi riprendo questo frammento di codice, vado a creare una nuova query tab, ok, e lo modifico in modo tale che abbia anche il code fis varchar di 16 caratteri massimo, ok? Not null unique. Ovviamente stando attenti che mi serve cambiare il nome del database, altrimenti non me lo fa, ovviamente mi sovrascrive quello di prima e questo non ci piace. Allora, guardate qual è la situazione. Vado ad eseguire tutta quanta questa query, è andato tutto a buon fine, aggiorno il mio progetto, analizzo la tabella, guardate, e mi ritrovo due campi, ok? Uno è in grassetto, l'altro anche in grassetto, ma uno ha l'underscore. Semplicemente per quale motivo? Perché ogni singola tabella che possiede un campo univoco, ok? Questo campo univoco, il primo che lui incontra, ok? Viene eletto come una chiave primaria. Faremo un approfondimento poi più avanti su che cosa sono le chiavi primarie e per quale motivo vengono analizzate, però vi basti pensare che la chiave primaria è una chiave fondamentale per la vostra tabella, che è di estrema rapidità di scansione, ok? Perché crea degli indici molto particolari all'interno del DBMS che ci aiuta nella creazione che ci aiuta ad identificare univocamente una riga presente all'interno della tabella. Quindi che cosa succede? Questa qui, vedete PK, è equivalente alla primary key, ok? Quindi guardate, automaticamente matricola, dato che è il primo campo che lui vede come unique e non è stato esplicitato in maniera diversa, in altra maniera, il campo primary key l'ha eletto automaticamente come chiave primaria. Ma posso eleggerne un'altra? Bene, sì, posso eleggerne un'altra, però tramite una specifica. Guardate, se io alla fine della tabella definisco la primary key, qual è la primary key? Apro parentesi tonda, code fis. Adesso vado a rigenerare tutto quanto il mio database. Vedete quanto è comodo il drop database if exist? Distruggo il database e lo ricreo in maniera automatica solo quando mi trovo nella fase di DDL. Ok, vado ad aggiornare, ritorno sulle tabelle, vado su studente, se ci fate caso adesso codice fiscale è stata eletta come primary key e quindi la mia specifica in maniera abbastanza diretta. È una particolare chiave univoca che va a rappresentare una ed una sola riga. C'è un altro modo ovviamente per effettuare questa operazione. Se io definisco la primary key subito dopo, ad esempio codice fiscale, ok? Mi ritrovo effettivamente ad avere lo stesso identico risultato, ma dato che vi ho detto che la primary key è un formato particolare di chiave univoca, a questo punto unique non serve definirlo, poiché è implicito, ok, definire che la primary key è comunque una chiave univoca. E quindi a questo punto, eseguendo l'operazione, vado a rigenerare il mio database, guardate, mi ritrovo su studente con codice fiscale sempre come primary key, ok? Il problema è che in questo modo, ok, il mio database, soprattutto la parte, guardate, vi metto qui, commentato, primary key, con code fis, giusto per farvi capire che anche questo è disponibile. La cosa un pochettino più importante però è capire una cosa. Vado a crearmi, scusatemi il gioco di parole, allora vado a creare lo stesso identico database dove farò delle piccole modifiche, guardate, vado a creare punto 3,